Benvenuti su Storie di tradimento. Oggi vi racconto una storia assurda. Restate con noi per scoprire come una telefonata ha distrutto un matrimonio di 17 anni. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere le nostre storie. Le cose hanno iniziato a sembrare strane circa 6 mesi fa. Mia moglie, con cui ero sposato da 17 anni e che credevo di conoscere come il palmo della mia mano, ha iniziato a comportarsi in modo insolito. Era sempre stata una donna che lavorava dalle 9 alle 5, dedicata al suo lavoro da Target, ma improvvisamente ha iniziato a partire per lavoro all'alba e a tornare a casa molto dopo cena, sempre con qualche scusa poco convincente riguardo a controlli dell'inventario o turni extra. Non sono stupido e di certo non sono cieco. Sapevo che qualcosa non andava, ma sapevo anche che non potevo iniziare ad accusarla senza prove. Il mio istinto mi diceva che stava combinando qualcosa. Ma come puoi affrontare tua moglie di quasi 2 decenni basandoti solo su un presentimento? Le serate fuori sono diventate una cosa normale e lei ha sempre liquidato le mie preoccupazioni come se non fossero nulla, sempre con la stessa storia. Il lavoro è una follia, amore, o siamo a corto di personale, non posso deluderli. Ma qualcosa nella sua voce non mi convinceva. Non era solo fisicamente assente, sembrava che anche la sua mente fosse altrove. Ci sedevamo a cena e lei giocava con il cibo senza fare conversazione. Questa era la donna che di solito non smetteva di parlarmi della sua giornata. E ora era come tirarle fuori un dente per farle dire una frase. La nostra casa sembrava diversa, più fredda in qualche modo. Era come vivere con una sconosciuta, non con la donna con cui avevo condiviso quasi metà della mia vita. Sapevo di dover fare qualcosa, ma come avrei potuto scoprire la verità? Non avevo tempo di girare in cerca di indizi. Inizialmente ho fatto qualche ricerca, ma non ho trovato nulla sul conto telefonico. L'unica cosa che mi sembrava sospetta era che tornava a casa davvero tardi dal lavoro. Poi mi è venuta un'idea. Avevo bisogno di un investigatore privato. Assumere un investigatore privato non è qualcosa che avrei mai pensato di fare, ma i tempi disperati richiedono misure disperate, no? Mia moglie mi stava sfuggendo e avevo bisogno di sapere se le mie peggiori paure fossero vere. Ho cercato e trovato un investigatore con buone recensioni e deciso di chiamarlo. L'investigatore era un professionista esperto nel settore da oltre 20 anni. Era brusco e diretto e questo mi piaceva. Gli ho raccontato cosa stava succedendo, le serate fuori improvvisate, la mancanza di comunicazione e il mio sospetto che mia moglie potesse tradirmi. Lui ha ascoltato annuendo nei momenti giusti, poi ha delineato il suo piano. Mi disse che avrebbe seguito mia moglie, documentato le sue attività e cercato di scoprire cosa stesse davvero facendo. Promise di essere discreto, affermando che non avrebbe allertato la sua presenza per non darle sospetti. Mi sembrava sbagliato andare alle sue spalle in questo modo, ma allo stesso tempo sapevo che dovevo conoscere la verità. Così gli diedi il via libera. Gli consegnai alcune foto di mia moglie, della sua auto e dettagli sulla sua routine. L'investigatore mi disse che avrebbe iniziato la sorveglianza il giorno seguente e che mi avrebbe tenuto aggiornato sui suoi progressi. Mentre lasciavo il suo ufficio, sentivo un misto di paura e sollievo. Temevo ciò che avrebbe potuto scoprire, ma c'era anche un senso strano di calma. Stavo finalmente facendo qualcosa, prendendo il controllo della situazione. Ora era solo questione di aspettare. Aspettare non è stato facile, ve lo dico io. Ogni giorno era una prova di pazienza, sperando che l'investigatore chiamasse con qualche notizia. Ma i giorni si trasformarono in una settimana e non ci fu nulla. Mia moglie continuava con le sue routine di lavoro notturne. E la casa diventava sempre più fredda con il suo silenzio. Era come aspettare che scoppiasse una tempesta, la calma prima del caos. Finalmente, dopo quello che sembrava un'eternità, il mio telefono squillò un pomeriggio. Era l'investigatore. Disse che aveva delle notizie per me e mi chiese di incontrarlo nel suo ufficio. Il mio cuore batteva forte nel petto mentre guidavo lì. Avevo paura di ciò che stavo per scoprire, ma sapevo che dovevo affrontarlo. Qualunque cosa fosse. Lui sedeva dietro la sua scrivania con un'espressione dura sul volto. Mi disse che aveva seguito mia moglie, proprio come aveva promesso, e aveva scoperto qualcosa. Il mio cuore affondò. Non ero sicuro di essere pronto a sentire ciò che stava per dire.
L'investigatore mi passò una cartella. Dentro c'erano foto di mia moglie, ma non era a Target. Invece era con un uomo, ridendo, abbracciandosi, baciandosi. Il mio mondo girava. L'investigatore spiegò che l'uomo era un vecchio fidanzato dell'università di lei, l'uomo con cui aveva rotto bruscamente tutti quegli anni fa, prima che noi stessimo insieme. Il mio sangue ribolliva. Mi aveva mentito, mi aveva tradito. L'investigatore mi disse che gli dispiaceva, che sapeva che questa non era la notizia che volevo sentire, ma la verità era lì, in bianco e nero. Mia moglie, la mia compagna di 17 anni, mi aveva tradito. Sentivo come se il mio mondo si fosse appena sgretolato. Ho ringraziato l'investigatore, pagato per i suoi servizi, e lasciato il suo ufficio, la mente in tumulto per il tradimento. Dopo aver lasciato l'ufficio dell'investigatore, ho guidato in giro per un po', la mente invasa da pensieri ed emozioni. Mi sentivo tradito, ferito, arrabbiato. Lei mi aveva mentito. Mia moglie, la donna con cui ero stato per 17 anni, era molto da elaborare, ma sapevo di dover fare qualcosa. Non potevo semplicemente lasciar correre. Così ho preso un respiro profondo e ho deciso di affrontarla. Sono tornato a casa prima di lei e mi sono preparato per l'inevitabile confronto. Mi sono versato un drink forte, mi sono seduto nel nostro soggiorno e ho aspettato. Quando è entrata, sembrava sorpresa di vedermi lì. Ha chiesto se stavo bene e io l'ho solo guardata. Per un momento ho esitato. Poi ho tirato fuori le foto che l'investigatore mi aveva dato e le ho gettate sul tavolino. Lei si è congelata, i suoi occhi si sono allargati mentre guardava le foto e poi di nuovo me. Il colore è svanito dal suo viso quando ha capito cosa stava succedendo. Ha balbettato cercando di spiegare, ma l'ho interrotta. Le ho chiesto perché. Perché l'aveva fatto? Perché mi aveva mentito. È scoppiata in lacrime, dicendo che era dispiaciuta, che era stato un errore, che non aveva mai avuto intenzione di farmi del male. Ma le sue parole erano vuote, prive di sincerità. Il danno era fatto. Le ho detto che volevo il divorzio. Le parole sono rimaste sospese nell'aria, pesanti e definitive. Lei mi ha guardato, gli occhi pieni di lacrime, mi ha pregato di ripensarci, ma la mia decisione era presa. Avevo fiducia in lei e lei aveva infranto quella fiducia nel modo peggiore possibile. Non c'era ritorno. I giorni successivi al confronto sono stati difficili, per usare un eufemismo. Mia moglie continuava a supplicarmi e a chiedere perdono, implorando un'altra possibilità, ma le ho detto di smetterla di supplicare, non avrei cambiato idea. Ho incontrato un avvocato, un uomo tosto di nome Jerry, raccomandato da un amico. Ha ascoltato la mia storia, scosso la testa, e detto che avevamo un forte caso per il divorzio. Gli ho mostrato le prove che l'investigatore mi aveva dato, e lui ha annuito, dicendo che erano solide. Nel frattempo, mia moglie stava diventando disperata. Mi chiamava costantemente, inviandomi messaggi, implorando di darle una seconda possibilità. Ma avevo sentito abbastanza. Ero finito. Le ho detto che non c'era più nulla da fare. Lei non l'ha presa bene. Un giorno si è presentata al mio posto di lavoro con le lacrime agli occhi, causando una scena, ancora implorando e pregando che le dessi un'altra possibilità. I miei colleghi guardavano, alcuni con pietà, altri con shock. Le ho detto di andarsene, che questo non era il posto giusto. È allora che ha perso il controllo, ha iniziato a urlare, sostenendo che ero abusivo, che l'avevo maltrattata. Il mio cuore batteva forte nel petto. Questa era un'accusa seria che poteva costarmi il lavoro. Riparo schede elettroniche e richiedo un'autorizzazione di sicurezza. Tali accuse potevano essere dannose. Non potevo credere a ciò che stavo sentendo. Stava cercando di rovinare la mia reputazione, cercando di farmi apparire come il cattivo nella nostra storia. Ma non l'avrei lasciato fare. Avevo la verità. Dopo quell'esplosione sul mio posto di lavoro ero sconvolto, ma non avevo intenzione di lasciare che le sue false accuse mi trascinassero. Le affermazioni non avrebbero retto in tribunale senza prove, e lei non ne aveva, perché era tutto falso. In risposta alle sue accuse, fornii referenze di carattere da amici e colleghi, persone che mi conoscevano e sapevano che non avrei mai ricorso a tale comportamento. Questo era un colpo basso, anche per lei, ma ero pronto a difendermi. Nel frattempo, avevo iniziato a raccogliere prove del suo tradimento. Avevo le foto dell'investigatore, i suoi messaggi al suo vecchio fidanzato dell'università e alcuni registri telefonici.
Le prove erano schiaccianti e non vedevo l'ora di presentarle in tribunale. Ero arrabbiato, sì, ma ero anche sollevato di aver visto i suoi veri colori prima che fosse troppo tardi. Ero finalmente libero dalle bugie, dall'inganno, pronto a voltare pagina, a ricominciare da capo. Ma lei non era pronta a lasciare andare, continuava a cercare di convincermi a darle una seconda possibilità. Ma ero finito. Avevo dato a lei 17 anni della mia vita e tutto ciò che aveva fatto era tradirmi. Meritavo di meglio, meritavo qualcuno che mi rispettasse, mi valorizzasse, non qualcuno che mi tradisse con un vecchio fidanzato dell'università. Meritavo un nuovo inizio e questo era ciò che avrei ottenuto. Il procedimento di divorzio è stato un vortice. Il mio avvocato Jerry è stato una roccia per tutto il processo. Mi ha guidato attraverso il gergo legale, aiutandomi a capire cosa stava succedendo e assicurandomi che avremmo vinto. Il suo avvocato ha cercato di sporcare, cercando di dipingermi come il cattivo, ma Jerry era pronto. Ha presentato le prove, mostrato al giudice le foto, i messaggi, i registri telefonici. Ha dipinto un quadro chiaro di ciò che mia moglie aveva fatto. Il giudice la guardò, poi guardò me. Le chiese se avesse qualcosa da dire. Lei iniziò a piangere, implorando un'altra possibilità, ma era troppo tardi. Il danno era fatto. Mia moglie non ha ottenuto l'assegno di mantenimento a causa dell'infedeltà. A New York dovevamo dividere gli asset che avevamo, principalmente la casa, con pochissimo capitale proprio. Ho osservato mentre il giudice pronunciava il suo verdetto. Il divorzio era stato concesso. Ero libero. Ho sentito un peso sollevarsi dalle mie spalle. Era finita. Ero finalmente libero dalle sue bugie, dal suo inganno. Ero pronto a voltare pagina. Dopo il divorzio, ho cercato di rimettere in sesto la mia vita. Ho preso turni extra al lavoro, iniziando a ricostruire la mia vita da zero. Mi sono immerso nel mio lavoro, le mie schede elettroniche. Ero determinato a elevarmi al di sopra delle sue bugie e inganni. Non ho avuto sue notizie per un po', ma un giorno, all'improvviso, ho ricevuto una chiamata. Era lei, piangendo, chiedendo una seconda possibilità. Le ho semplicemente detto di no. Non avevo intenzione di lasciarla rientrare nella mia vita. Ha iniziato a minacciarmi, dicendo che avrebbe rovinato la mia vita. Ho semplicemente riattaccato. Non avrei lasciato che le sue minacce mi influenzassero. Sono andato avanti. Ho iniziato a ricostruire la mia vita. Ero felice. Ero libero. Non avrei lasciato che lei rovinasse questo. La morale della mia storia, amici miei, è questa. Se sospettate che vostra moglie vi stia tradendo, agite, non ignoratelo. Se lo ignorate, può essere costoso. Se divorziate, voi cosa avreste fatto al mio posto? Scrivetemelo nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale se la storia vi è piaciuta. Grazie per avermi ascoltato.